Ben arrivati sul canale AI for All. Questo è il primo mini corso dedicato al business e infatti lo abbiamo chiamato AI for Bits. Sono Daria Magidi, sono la CEO di Daxo Group e abbiamo pensato di creare questo spazio, questo ecosistema fatto di un'academy, di mini corsi, di una community, proprio per avvicinare tutti all'AI, però poi anche di andare in dei progetti un po' più verticali in base alle necessità dei vari utenti. Questo mini corso è dedicato a tutti quei professionisti e a quei manager che vogliono capire come usare concretamente questi sistemi nella propria crescita professionale per ottimizzare dei processi, come riuscire a delegare delle attività rutinarie e anche di basso valore che noi facciamo o in azienda o nella nostra attività da professionisti, in modo da usare questi sistemi e non vederli più come una minaccia, ma proprio capire come funzionano. Parleremo di tanti concetti, quindi reti neurali, deep learning e AI generativa, che ho spiegato in dettaglio nei mini corsi dedicati a AI for All. Quindi se siete nuovi a questo canale vi prego di guardare prima i primi mini corsi, perché molti temi e come esattamente questi sistemi funzionano l'abbiamo già visti nelle prime pillole dedicate appunto all'AI for All. Quindi, dando per, scontato tutta una serie di nozioni, andiamo a vedere l'evoluzione che c'è stata in questi anni dall'AI simbolica all'AI, chiamiamola analitica, all'AI generativa, è quella che stiamo usando tutti noi con i vari chat, ChatGPT, Copilot, Gemini, all'AI invece basata sugli agenti e all'AI dedicata a quella parte che viene chiamata Physical AI, cioè l'AI che proprio entra anche nel mondo fisico, con i robot, con la cosiddetta piattaforma Edge, di cui parleremo. L'AI simbolica è l'AI con cui siamo partiti in questo mondo, riservato soltanto agli esperti, alle persone che avevano capacità di coding, e la mia tesi, pensate, 30 anni fa era basato sull'AI simbolica, quindi io parlavo con i neurologi con cui interagivo per tirare fuori la loro conoscenza basata sull'anatomia, sui nervi, su tutta la conoscenza proprio del settore medicale, e lo trasformavo in regole. Immaginate ad esempio un sistema che sa le regole di come giocare a scacchi, quindi è in grado di giocare a scacchi basandosi sulle regole che sa. Questo sistema però è molto complesso perché si appoggiava al concetto di formalizzare la conoscenza esistente. Siamo arrivati poi ai cosiddetti AI Machine Learning, quindi sistemi che imparano dai dati, e i sistemi Machine Learning sono quelli che noi ora definiamo AI tradizionale, quindi avere grandi capacità di dati, dati numerici, dati testuali, e trasformare questi dati in nuova conoscenza. Ad esempio, ho lo storico delle mie vendite e cercare di capire se posso segmentare le mie vendite, oppure voglio interagire con tutta la parte marketing e capire come fare un marketing strategico basandomi sui dati che già ho. Questi sistemi, chiamiamoli tradizionali, analitici, sono molto bravi e tuttora sono in uso e possono essere usati per quei compiti specifici che noi tutti i giorni facciamo. Abbiamo parlato di Natural Language Processing, quindi la capacità di questi sistemi di elaborare la voce. Abbiamo parlato di Face Recognition, quindi la capacità di riconoscere le immagini, Object Recognition. Quindi immaginiamo ad esempio in un settore, industriale, usare una telecamera che fa quella che viene chiamato Industrial Vision, quindi vedere gli oggetti che passano e decidere se l'oggetto è sano oppure non è sano. Oppure nel settore medicale vedere un'immagine e capire se quell'immagine rappresenta una struttura sana o piuttosto c'è qualche difficoltà. Questi sistemi di AI tradizionale erano verticali, quindi noi si usavano su problemi molto specifici. Poi con OpenAI arriva l'AI generativa, che non solo è in grado di elaborare, ma è in grado, lo dice la parola, di generare contenuti. Abbiamo imparato tutti a usare ChatGPT, Gemini, piuttosto che altre piattaforme, usando quello che viene chiamato appunto il prompt engineering, quindi la capacità che noi abbiamo di fare domande
a questi sistemi e questi sistemi ci rispondono attraverso questa interazione che viene chiamato ragionamento, reasoning. E abbiamo capito che avendo a disposizione questi sistemi è come avere a disposizione un pool di esperti, di dottorati in tutte le materie. Quando io faccio dei corsi a dei professionisti, magari con background differenti, chi è nel mondo alimentare, chi nel mondo della GDO, chi è nel mondo della sanità, ci accorgiamo che i processi alla fine che andiamo a mappare sono molto simili e che questi sistemi ci permettono di interagire con la conoscenza mondiale sul settore. Un esempio che abbiamo fatto in aula qualche giorno fa era ad esempio fare una simulazione della vendita dei cioccolatini nel mondo, chiedendo semplicemente con un prompt: vendo cioccolatini con questi ingredienti, a quale prezzo li posso vendere, in quale mercato, automaticamente il sistema aveva già la conoscenza per lavorarmi su una domanda così verticale. Abbiamo visto anche sempre nei mini corsi AI for All che possiamo personalizzare i nostri chat, quindi posso prendere ChatGPT e crearci un progetto piuttosto che una ChatGPT personalizzato, e allora le risposte che ottengo sono sempre più in dettaglio. Si arriva all'AI così chiamata agentic, quindi ad agenti. Cosa sono questi agenti e cosa fanno? Mentre con il mondo chat siamo noi che attraverso i prompt facciamo questa interazione e il sistema è sempre proattivo e ci fa sempre delle domande, ma di fatto è un chat, è una chiacchierata. I sistemi sì possono creare dei file, possono creare dei contenuti, ma l'agente agisce. Quindi io posso avere magari 2 o 3 agenti che si parlano fra di loro, infatti si chiama la orchestrazione di agenti che fanno delle attività. Supponiamo che io voglia avere un agente che legge le mail e in base all'indirizzo di email decidere quale risposta dare. Semplicemente attraverso dei drag and drop su piattaforme che esistono, che vedremo in dettaglio poi nei corsi, possiamo dire: quando arriva questo tipo di mail, creami questo tipo di risposta, piuttosto che in base a tutte le mail che io ho, dove parliamo di gli appuntamenti, sistemarmi l'agenda e dire: guarda, c'hai degli slot liberi per i prossimi appuntamenti questo giorno piuttosto che questo giorno. Quindi mentre il mondo Gen AI è un mondo in cui io interagisco con il sistema e gli do degli input sempre più specifici attraverso la prompt engineering, nel mondo degli agenti devo capire bene a cosa mi serve quell'agente, individuare quelle situazioni che sono più ripetitivi, a grandi volumi di dati, e individuare qual è la piattaforma per me più facile da usare. Nelle lezioni vedremo che ci sono molti tipi di piattaforme che possiamo utilizzare anche veramente senza scrittura di codice. Poi arriviamo a quello che viene chiamato Physical AI. Quindi questi concetti vengono messi in robot piuttosto che hardware, piuttosto che sul edge. Che cos'è l'edge? È quando io ho un sistema distribuito attraverso magari l'IoT e ho dei sensori presenti sul territorio, magari in ottica manutentiva, che non solo percepiscono ciò che sta accadendo, ma anche agiscono. Quindi sempre più avremo che questi sistemi avranno una integrazione fra i sistemi fisici, hardware, e i sistemi invece appunto software. Questa è l'evoluzione. E cos'è che ha permesso queste evoluzioni così veloci? Sicuramente l'arrivo di internet nel 93 ci ha permesso a tutti di avere una grande quantità di dati. Siamo arrivati in quella che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale, quindi alcune tecnologie, la robotica, l'IoT, il cloud, la simulazione, ci hanno permesso di avere queste grandi quantità di dati e nello stesso momento abbiamo macchine sempre più performanti. Quindi abbiamo la possibilità, e col quantum computing ancora di più avremo questa capacità di unire forza computazionale e dati per ottimizzare i nostri processi. Quindi, concludendo questo primo mini corso,
Spero che sia chiaro questa evoluzione che noi abbiamo avuto dal Symbolic AI all'AI tradizionale, all'AI generativa, ora all'AI ad agenti e poi quella fisica, e vedremo nelle lezioni e nei prossimi mini corsi quanto è importante che ognuno di noi sappia quali sono i processi che vuole davvero ottimizzare. Quindi se volete fare una cosa pratica, scrivetevi un elenco delle criticità che in questo momento avete, di quelle attività che chiedono un sacco di tempo, anche un po' come dire noiosi, che voi fate, magari leggere tanti file Excel, fare l'unione di file PDF, fatevi l'elenco e vedremo che durante questo percorso impareremo a smarcare uno a uno queste nostre criticità. Alla prossima!